Ciao amici del bosco, sono venuta a caccia di equiseto. Il profumo è buono, sembra proprio un tè. Ha una pianta antichissima, ricca di silicio ed è ottima perché con il decotto di equiseto si combattono le malattie fungine e si rinforzano le piante. Per trovare l'equiseto bisogna trovare dei luoghi umidi, quindi si trova facilmente a lungo dei laghi o nei fossi soprattutto. Qui ho trovato un posto dove ce n'è tantissimo e adesso inizia la raccolta. L'equiseto è facile da raccogliere, in questo caso mi è uscita subito fuori la radice, ma in realtà l'altro modo è attraverso i suoi segmenti, è composto da questi segmenti che si sfilano facilmente l'uno dall'altro, quindi lo potete raccogliere senza bisogno di un supporto per tagliare come un coltello o le forbici. L'equiseto si raccoglie tra giugno ed agosto, ci sono anche le canne, no? Nel fosso, e sento gli uccellini che vivono tra le canne, che cantano, si muovono. Sono stata fortunatissima, ne ho trovato tantissimo. Comunque l'equiseto è proprio comune, quindi non avete difficoltà a reperire la materia prima e a preparare i vostri decotti per l'orto. Per trasformare questo equiseto in un trattamento per i miei ortaggi posso utilizzare diversi metodi. Posso fare un macerato, posso fare un decotto o più semplicemente un infuso. Farò un infuso, nel senso che non andrò a cuocere per 30 minuti circa le mie foglie di equiseto in acqua, ma semplicemente preparerò le foglie a pezzetti e poi andrò a mettere dell'acqua bollente sopra. Dopodiché la lascerò raffreddare. A quel punto il mio prodotto per le piante sarà pronto. Vi faccio vedere cosa ho preparato. Una pentola. Per adesso non c'è acqua perché l'acqua deve scaldarsi a parte. Ci sono le piante di equiseto, le foglie di equiseto che ho raccolto, e c'è una bilancia che mi servirà per calcolare il peso che mi occorre. Servono 300 grammi di equiseto fresco per ogni litro d'acqua. Preparo il mio equiseto spezzettandolo. Come sappiamo è facilissimo perché ha questi segmenti particolari per cui si spezza facilmente. Lo spezzo perché poi è più semplice da gestire nella pentola e sarà più semplice filtrarlo al momento in cui sarà pronto, perché poi tutte queste foglie non mi serviranno più. Questi sono già 100 grammi. Trasferisco nella pentola i primi 200 grammi e poi vado a mettere gli ultimi 100 grammi. Mi è avanzato un bel po' dell'equiseto che ho raccolto, posso farci dei mazzetti, legarli e appenderlo, così lo faccio essiccare e a quel punto lo potrò utilizzare la prossima volta anche essiccato. In quel caso basteranno 100 grammi, perché in proporzione è più leggero, 100 grammi di equiseto sempre per un litro d'acqua. Questi sono i miei mazzetti, li vado ad appendere così l'equiseto si asciugherà e quando avrò bisogno di prepararne altro avrò quello essiccato. L'acqua è bollente e la vado subito a versare. Adesso la lasciamo qua tutto il tempo necessario a che si raffreddi. Avremmo potuto utilizzare queste quantità anche per fare il decotto. In questo caso avremmo messo acqua e foglie direttamente sul fornello, avremmo aspettato che l'acqua cominciasse a bollire e l'avremmo fatta andare per almeno 30 minuti. In quel modo sicuramente il nostro preparato sarebbe stato più potente. Potete scegliere voi come fare. Può essere utilizzato sia per la diffusione fogliare che nelle radici. Lo diluiremo con percentuali diverse a seconda appunto dell'intento che abbiamo, ma ha una grandissima caratteristica che è quella di prevenire, attenzione, non curare, prevenire le malattie fungine. Questa pianta preistorica è ricchissima di minerali importanti per le nostre piante. Il più importante, cioè quello che
che presenta in maggiore concentrazione è il silice, ha veramente un'altissima percentuale di silice e questo è utile proprio alle piante per proteggersi, per appunto creare le loro strutture difensive nei confronti delle aggressioni esterne. In realtà l'equiseto è molto importante anche per la nostra salute, si utilizza per tante ragioni e anche per rinforzare le ossa, però qui bisogna fare molta attenzione perché esistono tante specie diverse e per immaginare di raccogliere il proprio equiseto per uso alimentare dobbiamo essere proprio sicurissimi della varietà che andiamo a raccogliere e anche delle condizioni nelle quali andiamo a raccoglierlo. Adesso non devo fare altro che aspettare che l'acqua si raffreddi, poi andrò a filtrare e a distribuire. Andrò a distribuire con una diluizione, questo è molto importante perché è un prodotto bello concentrato. Siamo pronti per filtrare questo infuso di equiseto. Allora, prima cosa tolgo le foglie che sono tante e vado a recuperare il liquido che sta sotto. Vi dico che per l'infuso, vista insomma la modalità che ho utilizzato questa volta, potete mettere anche più di 1 litro d'acqua. Ok, adesso lo metto in questa bottiglia di plastica, utilizzo un imbuto ma per filtrarlo bene, per essere sicura che non restino resti che poi potrebbero darmi fastidio in fase di distribuzione, soprattutto se lo faccio con un distributore spray, vado ad utilizzare questa calza, vecchia calza, come filtro, quindi taglio la parte bassa della calza, fatelo con le calze che non usate più. Ecco qua, ho il mio prodotto concentrato a base di silice estratto dall'equiseto. Eccomi finalmente nell'orto per applicare il mio infuso di equiseto. Ho diversi metodi che posso utilizzare. Lo spray da distribuire su tutte le piante, se state parlando di un orto piccolino, solo di qualche pianta da trattare, potete utilizzare uno spruzzino semplice della dimensione che volete. Per distribuire l'equiseto alle radici o insomma in una certa estensione c'è anche l'annaffiatoio che si può utilizzare. L'equiseto serve per prevenire tutte le malattie fungine, quindi va bene sulle foglie che possono essere colpite da questo tipo di malattie e va bene anche per le radici che possono presentare dei marciumi. Per distribuirlo sulle piante lo dobbiamo diluire e teniamo un rapporto tra l'acqua e il nostro preparato di 1 a 7. Se lo vogliamo un po' più blando, un po' più leggero, facciamo un rapporto da 1 a 10. Nella pompa da 5 litri vado a mettere quindi dal mezzo litro di preparato ai 700 ml. Questo trattamento ha effetti preventivi, quindi se avete già i vostri ortaggi invasi dalle muffe probabilmente non funzionerà, ma se dovete prevenire, dovete rafforzare le vostre piante, è molto efficace, quasi un fertilizzante che le aiuta proprio ad essere più forti contro le avversità. Va benissimo anche per i pomodori. Il macerato di equiseto è davvero molto utile nell'orto, una difesa tutta naturale, tutta biologica che possiamo produrre a costo zero. Spero vi sia stato utile il video, vi ringrazio, vi invito a seguire questo canale e tutti gli altri del Bosco di Ogygia. Ci vediamo presto, al prossimo, ciao!